Maya Koto era un pescatore che viveva in Sud America. Sposò 2 mogli e ognuna di queste gli diede un figlio. Il più giovane si chiamava Haburi. Ogni volta che Maya Koto tornava dalla pesca, suonava il suo flauto per indicare alle mogli di preparare la cena perché sarebbe arrivato presto. Un giorno però Maya Koto fu inghiottito dal dio serpente a 2 teste Hahuba, che assunse le sue sembianze e si recò a casa al suo posto. Le mogli però capirono subito che qualcosa non andava, perché il marito non aveva suonato il flauto come era solito fare. Quindi presero i bambini e scapparono nella foresta. Inseguiti dal dio serpente, giunsero nella casa di Wauta, una vecchia donna rana. Questa non voleva farli entrare, ma dopo aver sentito il pianto dei bambini, non riuscì ad esserne indifferente e li lasciò entrare. Non appena Ahuba arrivò, iniziò a battere contro la porta. A quel punto la vecchia donna rana aprì solo uno spiraglio della porta e quando Ahuba fece capolino, Wauta gli tagliò la testa e il corpo decapitato scappò nella giungla. Le 2 donne, ormai vedove, dopo quel terribile evento, si stabilirono nella casa di Wauta. Ma un giorno, mentre queste si trovavano fuori a raccogliere cibo, l'avara donna rana trasformò i bambini in uomini. Al ritorno delle madri, Wauta fece finta di non sapere cosa fosse successo. I figli non riconobbero le madri e le madri non riconobbero i figli. Da quel giorno l'avara Wauta costrinse gli uomini a cacciare gli uccelli più grossi che insaziabile teneva per lei, mentre lasciava quelli più piccoli alle madri, ma non prima di averci urinato sopra. La situazione peggiorò irrimediabilmente quando un giorno i 2 uomini, fuori a caccia, furono sorpresi da delle lontre che gli rivelarono la vera identità delle madri. Questi allora, tornati a casa e raccontato tutto alle donne, decisero di comune accordo di fuggire da quel posto. Haburi tentò di costruire delle canoe con dell'argilla e della cera, ma queste non resistettero. Allora ne fabbricò un'altra con la corteccia dell'albero Kakikamo. Era la prima canoa della storia. Si allontanarono remando cercando di fare più in fretta possibile, ma Wauta, inseguitoli, riuscì a salire sulla canoa. Sembrava impossibile liberarsi di quell'anziana donna, quando ad un tratto la sua avarizia fu la sua condanna. Vide un alveare e scese dalla canoa per raggiungerlo e mangiarne il miele, ma in quel preciso istante Haburi le lanciò contro un grosso tronco che la intrappolò, trasformandola per sempre in una rana.